Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme l'eccellenza della panificazione francese, la baguette, un pane leggerissimo con una crosta piacevolmente croccante e una mollica soffice e alveolata. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio libro Pane, impasti e storie di vita è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Farina di grano tenero 0 macinata a pietra con 12 g di proteine. Farina di grano tenero integrale macinata anch'essa a pietra con 12 g di proteine. Una piccola quantità di lievito di birra, sale e acqua a temperatura ambiente. Per prima cosa facciamo sciogliere il lievito. Versiamo un pochino di acqua nella ciotolina. L'acqua la prendiamo dalla quantità totale e ora lo facciamo sciogliere. Versiamo nella ciotola le farine. Ora versiamo acqua e lievito, il resto dell'acqua e lavoriamo col cucchiaio di legno. Ora aggiungiamo il sale. E lavoriamo energicamente. Un minuto è sufficiente. Ora copriamo con pellicola e a una temperatura costante di 24 gradi lasciamo riposare l'impasto per 45 minuti. Mi inumidisco la mano, tiro e piego, tiro e piego. Copriamo ancora con pellicola e lasciamo ancora 30 minuti. Quindi inumidisco leggermente il piano di lavoro. Con le mani leggermente umide tiro l'impasto e piego. La ciotola è pulita e l'ho unta con un pochino di olio extravergine di oliva. Ora copro con pellicola e attendiamo che l'impasto raddoppi di volume.
prima cosa cominciamo a fare un pochino di pieghe. E ora ritagliamo 4 panetti. Ognuno di questi panetti lo schiacciamo e lo pieghiamo ancora. E lo metto da una parte e procedo a preparare gli altri esattamente allo stesso modo. E anche l'ultimo dei panetti è pronto. Ora li copro con un panno morbido e pulito e li lascio riposare per 20 minuti. Vedete come sono cresciute in 20 minuti? Ora il tovagliolo lo metto qui da un lato e cominciamo a prendere le nostre pagnottine, schiacciarle. Dobbiamo soltanto allungare e poi chiudere. Quando chiudiamo, togliamo la farina in eccesso. Nel punto di unione della pasta andiamo a pressare e poi sigilliamo. E la baguette è pronta. Quindi andiamo a mettere un pochino di farina sul tovagliolo a fianco a noi e ci adagiamo la baguette, la prima delle 4 baguette, e continuiamo esattamente allo stesso modo. Spolveriamo di nuovo il tovagliolo e ci poggiamo l'ultima delle nostre baguette. Distanziamo in questo modo, spolveriamo la superficie delle baguette con farina, copriamo e lasciamo riposare per 15 minuti. Mentre le baguette riposano per gli ultimi 15 minuti, io preriscalderò il mio forno in modalità ventilata a 220 gradi e metterò sulla base una teglia con acqua. Prima di togliere ogni baguette e trasferirla in teglia, vado a togliere la farina in eccesso. Ora con l'aiuto di un vassoietto così da pasticceria trasferisco la baguette in questo modo. Tolgo ancora la farina in eccesso e ora in teglia prima di sistemare anche le altre in teglia, con l'aiuto di un pennellino o se lo avete con un vaporizzatore, andiamo a bagnare la superficie delle baguette. E ora possiamo fare i tagli. E la prima teglia è pronta. Procedo a preparare anche la seconda, esattamente allo stesso modo. E anche la seconda teglia è pronta. Ora inforno entrambe le teglie in forno preriscaldato, ventilato a 220 gradi fino a doratura. Ecco le baguette appena sfornate. Dopo 18 minuti di cottura ho tolto la teglia dell'acqua e ho trasferito tutte e 4 le baguette su questa griglia senza carta da forno e ho lasciato andare ancora in forno a 220 gradi per 5 minuti e ho ottenuto questo risultato.
Ora dobbiamo farle raffreddare. Guardate che cosa sono. Croccantissime, e ora vediamo l'interno. Guardate. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che le mie baguette integrali siano state di vostro gradimento, e se così sarà attendo un vostro like, e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.